blindly, the dark part in my fantasy, folk away in the enemy, fever kills me in my flat, behind the curtain something bad, if I look back and shoot my head, just be sure that I'm not mad. Some people might think that I am some paranoia. Some people are sure that I am a maniac. There's a fucking way, but I'm much more. I'm your destroyer. I've been a cycle for a life and you'll never bring me down. That can always watches me, my name director jealously. Buongiorno a tutti e bentornati dopo una piccola pausa di circa 4 anni alla nuova puntata, o meglio, alla prima puntata della nuova edizione di Videodrome. Come potete vedere, e ovviamente mi rivolgo a coloro che hanno seguito la prima era di Terror Vision nel 2010, sono cambiate un po' di cose. Il vecchio canale di Terror Vision è stato cancellato da YouTube per causa di violazione di copyright. Fortunatamente ho sempre avuto in mente un piano B e quindi sono riuscito a recuperare gran parte dei video della prima edizione di Videodrome grazie ad un canale parallelo che avevo creato appunto come ancora di salvataggio in caso di ban permanente. Purtroppo però non sono riuscito a recuperare tutte le puntate. Quelle che sono riuscito a rimettere a disposizione online le potete trovare nella sezione playlist del canale. Confidando nel fatto che nessuno ricordasse ciò che ho fatto per questo canale 4 anni or sono, ho anche cambiato il mio nome di battaglia perché l'altro non mi diceva più nulla. Non sono certamente tornato davanti all'obiettivo per ammorbarvi con discorsi che fondamentalmente non vi interessano, anche perché molto probabilmente chi mi sta guardando non ha la minima idea di chi sia, e quindi basta perdere tempo e introduciamo l'argomento di questa puntata. Il film di cui tratteremo oggi in questa prima puntata è un film del 1989, diretto da John Murlowski, dal titolo The Family Man, in Italia meglio conosciuto come La porta della paura. Ho scelto di trattare questo film principalmente perché ho dei buoni ricordi di infanzia riguardo a questo film. Dovete sapere che il venerdì sera o il sabato pomeriggio, dipendeva un po' da quando aveva tempo, mia madre mi portava in videoteca. E mentre lei si destreggiava tra le pareti prendendo le ultime uscite di quel periodo, io ricordo che passavo la gran parte del tempo a sfogliare i cataloghi di film horror e rimanevo incantato a fissare le locandine tirandomi delle pazzesche seghe mentali riguardo a quello che veramente poteva accadere all'interno di quei film. E una delle locandine su cui mi soffermavo più spesso e per più tempo era appunto quella della porta della paura. Ricordo che ogni volta cercavo di convincere mia madre a noleggiarmi uno di questi film, ma proprio non c'era verso, voglio dire, non che mi lasciasse guardare solamente Topolino, la Disney. Avevo anch'io la mia bella dose di film violenti che si divideva tra i venerdì di notte horror, di Zio Tibia, scusate, notte horror è venuto dopo, o cupi anime parecchio violenti, o ancora, che ne so, i film con Schwarzenegger. Ricordo che mia madre aveva una certa avversione, abbastanza sottolineata, per il genere horror, ma non perché lo ritenesse per la violenza in sé, o semplicemente lo riteneva più stupido rispetto ad altri generi cinematografici. La feci ricredere con gli anni. Un gruppo di ragazzi, di cui un fattorino della pizza che rimane coinvolto in una rete dei conti tra trafficanti di droga, una ragazza sveglia e mal vestita, il tipico ragazzo anni 80, affittano una casa da ristrutturare in campagna con l'intenzione di trascorrervi le vacanze. Una volta giunti sul posto scopriranno di essere stati raggirati e che la proprietà era stata prenotata anche da un altro gruppo di ragazzi, una Barbie vanitosa dall'animo buono, il fratello punk, un nerd esperto di ordini esplosivi e di turisti europei. Dopo qualche reticenza, presi da un attacco di goliardia, decidono di condividere la vacanza nel Rudere. Quello che non sanno è che il temibile Mark Allen Shetter, meglio noto alle cronache come Family Man, appena evaso dal manicomio criminale in cui era stato internato a seguito di un'impressionante catena di omicidi, tutti riguardanti famiglie intere, è diretto verso casa. Che sia proprio la villa affittata dai ragazzi? Come avrete facilmente potuto notare dal tono scanzonato con cui vi ho esposto la trama, ci troviamo di fronte ad una commedia di stampo slasher di fine anni 80 che ha come punti di forza 1.
Personaggi stranamente intelligenti e simpatici, molto di sopra della media rispetto a quelli che ci vengono presentati come carne da macello all'interno di questo sottogenere. Secondo, il tono da commedia anni 80 che pervade tutta la pellicola. Terzo, omicidi fantasiosi. Quarto, il serial killer più simpatico del cinema. Certo, i personaggi non sono caratterizzati in maniera esemplare, il film è pieno di banalità, o forse sarebbe meglio dire ingenuità, ma ci si diverte quanto basta per non avere particolari obiezioni da esporre a riguardo di questa pellicola, e soprattutto non ci si annoia mai a morte, cosa che spesso succede con i prodotti low budget, specialmente di quel periodo. La regia non vanta particolari guizzi stilistici, è abbastanza scolastica e televisiva, ma anche questo si incastra perfettamente con lo spirito del film, che non è quello di spaventare, ma è quello di far rilassare lo spettatore per quasi un'ora e mezza, senza avere troppe pretese e strappandogli di tanto in tanto qualche risata. Per quanto riguarda la recitazione, il lavoro degli attori non è niente di che, possiamo dire che è al di sopra di certi prodotti semi-amatoriali, ma molto al di sotto di prodotti destinati al mercato cinematografico. Però bisogna dire che gli attori si divertono parecchio davanti alla macchina da presa, e questo, se devo essere sincero, è più che sufficiente, considerando anche che stiamo parlando fondamentalmente di una commedia più che di uno slasher vero e proprio. L'unica cosa di cui si può sentire la mancanza, e non so se sia dovuta ai tagli dell'edizione italiana, se fosse così anche la versione originale, è la totale mancanza di sangue, cosa che ad uno slasher, per quanto possa essere tendente alla commedia, fa perdere qualche punto. Gli omicidi, seppur piuttosto fantasiosi, avvengono quasi sempre fuori campo, lasciando alle ombre proiettate sui muri e alla fantasia degli spettatori il compito di ricostruire quanto accade nella storia. In definitiva, La porta della paura è un filmetto leggero, senza particolari pretese, che vi consiglio di recuperare, perché ritengo che sia perfetto per una serata tranquilla passata con gli amici sul divano con un paio di birre. Un film che vi intratterrà per tutta la sua durata, lasciando poche tracce nella memoria dello spettatore, se non un'intrigante locandina e il sorriso del serial killer più simpatico della storia del cinema. Direi che per oggi è tutto. Vi informo che potete continuare a seguire i programmi di Terror Vision sulle due pagine Facebook, quella di Terror Vision Web TV in inglese e quella di Terror Vision Web TV Italia, e di cui posterò il link sotto al video, e vi consiglio di passare a visitarle in quanto sono presenti contenuti che per varie ragioni non pubblichiamo su YouTube. Detto questo, non mi resta che lasciarvi in compagnia del trailer della versione italiana delle Porte della Paura e darvi appuntamento alla prossima puntata della nuova edizione di Videodrome. Ciao a tutti e grazie per aver scelto Terror Vision. Ehi Joe, lo sai chi è quello? Un volgare assassino che ha commesso degli omicidi sulla costa sud-occidentale. Un gran figlio di puttana. Pensa, una splendida villa tutta per noi. È un ottimo affare. Una splendida villa, eh? Beh, l'annuncio diceva che era un po' rustica. Evidentemente hanno un concetto strano del rustico. Dove devi andare? In quella casa che hai affittato ci viveva un uomo con la sua famiglia. Dicono che lui abbia ucciso tutti, ma non hanno mai trovato i corpi. Ah! Via, scappiamo! Via, via! Non puoi andartene finché non hai finito di cenare. La porta della paura.